Bentornati sugli Eschi Esauriti, io sono Pat. E io sono Jacopo. E oggi parleremo di Paesi Bassi e San Marino. Ma prima, sigla. Eccoci tornati, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale perché solo pochi di voi che ci guardano sono effettivamente iscritti e con quei semplici 3 secondi che ci mettete per iscrivervi potete darci veramente tantissimo una mano a far crescere il canale, a farci conoscere un pochettino. Ora direi partiamo con i Paesi Bassi. La rappresentante dei Paesi Bassi è Estin con De Dipte. Jaco, cosa ne pensi? Bravona, pezzo bellone. Ho poco da dire su questo pezzo perché è veramente bello. Nonostante non sia una lingua particolarmente conosciuta in Europa o che comunque con cui tutti quanti possono bene o male capire di cosa si sta parlando, lei riesce a far arrivare benissimo l'idea. È una canzone che parla della cura nei confronti dei propri momenti di tristezza. Ed è bello e mi piace moltissimo l'atmosfera, mi ricorda un po' i London Grammar, queste chitarre molto riverberate, molto crepuscolare, molto notturna anzi, quindi mi piace tantissimo. Sì, tra l'altro era se non mi ricordo male, dal 2010 che i Paesi Bassi non portavano una canzone in olandese, in nederlandese, non so come si dica in italiano, olandese. Nederlandese forse, sì. Boh, comunque nella loro lingua madre. A me la canzone piace molto, la accomuno forse io un po' troppo alla Svezia, nel senso che non dico che mi sembrano la stessa canzone ovviamente, però mi pare che il modello comunque sia esattamente lo stesso. Sì, quest'anno si ha un po' questo format, donna che canta ballad, molto intimista, ma anche la Grecia sta su quel filone lì, quindi insomma sì. Diciamo che quest'anno va così. La differenza poi è che per quanto sia la moda un filone del genere, i Paesi Bassi hanno fatto un ottimo lavoro, esattamente come la Svezia. Per questo io la accomuno sempre tanto, perché mi pare che effettivamente abbiano in mente lo stesso concept, almeno lo stesso obiettivo finale. Posso dire una blasfemia quasi, però la prima volta che l'ho sentita mi ha ricordato tantissimo la pubblicità di una macchina. Hai presente quando uno prende la macchina e poi c'è la visuale che si allarga, fanno vedere tutto il paesaggio, la macchina che va, non so perché. Ha senso perché un po' ti dà quell'idea di notte urbana, di quella situazione lì. Tu ti appoggi a questa cosa qua perché è un'estetica molto chiara. Sì, ed è esatto. questo vuol dire che hanno fatto un buon lavoro perché da subito ti mettono in quel mood lì. Allora, personalmente non ho molto altro da dire sui Paesi Bassi, se non che non riesco a capacitarmi di che tipo di staging potrebbero mettere in piedi. Questo è complicato, sono d'accordo anch'io, non so come potrebbero gestirsela. È un pezzo atipico, nel senso che mentre appunto con la Svezia abbiamo appunto, come ci siamo già detti, quel senso un po' più di palazzetto, no? Sì. Con questa canzone siamo ancora più sull'intimo. Come fare a far passare questa idea a chi guarda? Devi farla risultare una canzone, cioè devi riuscire a trasmettere tutta l'intimità emotiva che questa canzone si porta dietro senza farla risultare pesante, perché poi c'è sempre un po' quel problema con le canzoni tanto personali che rischiano di passare proprio, non dico inosservate, ma di non catturare l'attenzione, di essere classificate diciamo come pesanti. È una linea sottilissima secondo me. Una via d'uscita potrebbe essere una cosa tipo Victoria dell'anno scorso? Qualcosa di quel tipo lì? Sì. Che comunque è molto statico, rimane lì, però ci sono degli effetti, c'è qualcosa di scenografico, come appunto in quel caso la sabbia che scendeva. Comunque sicuramente non devi riempire il palco. Il centro dell'attenzione di tutto deve essere la cantante, deve essere lei, fine. E anche perché appunto è bella emotivamente profonda come canzone, quindi devi, soprattutto se non capisci magari le parole, devi riuscire a percepirla, questa emotività. Questo mood c'è già nella canzone, il punto è proprio non dovercelo aggiungere, non dover fare una roba ridondante, non dover fare una roba appunto che se tu aggiungi ancora di più di questo mood diventa alienante, diventa stancante, diventa pesante, come dici tu. Sono curioso di vedere cosa faranno. Domanda delle domande. Si qualifica?
Senza nessun dubbio. Senza nessun dubbio io penso sia anche una delle papabili vincitrici. Ce la facciamo a portare tante canzoni così profondamente emotive in finale, riuscire a dare la giusta poi classifica in finale? O qualcuna rischia di perdersi e magari potrebbe essere questa? Allora, io ho in mente questo trittico che è appunto Svezia, Paesi Bassi, Grecia, che sono tutte e tre canzoni appunto, non dico simili, però che hanno lo stesso ascendente, cioè appunto quel tipo di format lì che ci siamo detti prima. Il punto è quanto questa roba qua divide i voti. Cioè una persona che vota sceglie di votare una di queste tre o le vota tutte e tre? E soprattutto se sceglie una tra quelle che... Quale sceglie? Quale sceglie? Poi anche lì dipenderà tantissimo anche dal running order, dipenderà da tante cose, ci mancherebbe, dallo staging soprattutto. Perché poi le canzoni, come dicevamo, rimanendo sui Paesi Bassi, uno staging sbagliato può rovinare tutto. Bene, direi che non c'è molto altro da dire, io passerei direttamente a San Marino con un rappresentante, vorrei dire a sorpresa, poi in realtà proprio sorpresa non è stato, che è Achille Lauro con la canzone Stripper. Allora, diciamo già chi ci guarda che io e Jaco abbiamo dibattuto tanto su Stripper. Allora, la canzone in sé non mi fa impazzire, non è una di quelle canzoni che io ascolterei, però riconosco la qualità artistica di Achille Lauro, nel senso, secondo me la cosa che sta un po' sbagliando Achille Lauro, con tutto il rispetto se si può considerare uno sbaglio, diciamo che sono io giustamente per dire cosa devo non deve fare Achille Lauro, ma vabbè. Però quello che sta sbagliando è concentrarsi troppo su un genere musicale e riproporre prima nei Sanremo e adesso a Una voce per San Marino lo stesso identico genere. Achille Lauro è un artista, un cantante estremamente ampio, la sua discografia comprende tantissime cose diverse. Non capisco perché si stia banalizzando nel portare una canzone che oggettivamente è carina, è nelle sue corde, ma niente di più, non ha quel... Il testo è purtroppo banalissimo, sono una serie di citazioni di altre canzoni tra l'altro, o di autocitazioni, o comunque messe lì così, senza un legame particolarmente logico. Non so se veramente stia giocando per vincere. Fatto sta che da una persona come Achille Lauro mi aspetto tanto poi a livello visivo, a livello di performance. Allora, la mia impressione è che Achille Lauro non stia facendo un lavoro qualitativo, ma stia facendo un lavoro estetico, cioè stia andando a Eurovision per presentare esteticamente Achille Lauro, che è quello di cui fondamentalmente poi noi ci siamo scocciati in Italia, perché diciamoci la verità, dopo 4 volte a Sanremo con quel format lì, insomma dici anche basta. Va anche detto che però l'Europa questa roba non l'ha vista. Capisco questa strategia e mi va bene. Dobbiamo toglierci dalla mente il fatto che noi conosciamo Achille Lauro appunto perché per 4 anni l'abbiamo trovato a Sanremo, prima in gara, poi ospite, poi di nuovo in gara, quindi se io cerco di togliermi dalla mente questo, dico che il pezzo musicalmente è godibile, è divertente, ti crea un po' quella sensazione di divertimento musicale e mi va bene così, con tutti gli stimoli che puoi avere, con tutte le possibilità che hai. Un testo del genere per me non va bene. Allora, Achille Lauro comunque anche nei suoi testi più impegnati, più impegnativi e tutto quanto, specialmente nell'ultima parte di produzione, ha sempre un po' questa cosa di ficcarci in mezzo un po' cose a caso. Sto giro però è tutta la canzone che è un po' a caso. No, ma a me va bene, nel senso che quella è chiaramente una sua cifra stilistica, però quello che mi viene in mente è che più che altro lui abbia voluto spingere all'estremo ogni sua caratteristica di questo tipo per portare l'Achille Lauro più stereotipico che si possa, no? Cioè, se tu vuoi usare l'Eurovision non tanto per competere musicalmente, ma per farti conoscere, questo secondo me è il modo migliore che hai per farlo. Assolutamente. Dopodiché però dobbiamo anche fare un discorso non solamente sul prodotto, ma anche sulla qualità musicale di quello che sta portando, e appunto se sulla musica ci siamo perché è molto carina, sul testo io non sono per nulla convinto. No, però fondamentalmente nel pubblico eurovisivo il testo, specialmente contando che è in italiano, quanto gliene può importare? Non ha bisogno di affascinare, di catturare, facendo in modo che tu vada ad informarti, a leggere il testo, a controllare, a verificare. Lui vuole intrattenere.
Nel momento in cui tu vuoi semplicemente intrattenere, cosa ti basta? Ti basta una musica carina, una buona performance, quindi un ottimo staging, e fondamentalmente basta. Non ti serve nient'altro. No, ecco, il punto è che tutto quanto poi alla fine si ridurrà alla performance. Io non ho dubbi che sarà una performance spettacolare, ed è per questo che penso che un posto in finale ci sarà per Achille Lauro. Nonostante le mie critiche, in qualche modo sono comunque orgoglioso che San Marino stia portando Achille Lauro, perché, ecco, anche solo il fatto di aver fatto una voce per San Marino e non aver buttato tutto quanto alle ortiche è bello. Già dall'anno scorso si è notato questo cambio di direzione, cioè il dire vogliamo competere. Seinit l'anno scorso ha dato l'avvio a una nuova stagione di San Marino che quest'anno si è consolidata, e quindi io comunque auguro a San Marino il meglio, e anche a Achille Lauro ovviamente. Io sono sicura che Achille Lauro ha una voce per San Marino, non ha montato sullo spettacolo come sarà poi all'Eurovision. Su quel palco a Torino probabilmente vedremo uno spettacolo, non posso dire la parola su YouTube, ma coi contro. Sono Ok. assolutamente d'accordo, infatti aspettiamo tutti quanti in trepidante attesa questo staging, perché secondo me sarà comunque spettacolare, come è giusto, come lui sa fare. Bene, direi che quindi possiamo finire qui per oggi. Io vi ricordo di farci sapere cosa ne pensate nei commenti, quindi scrivete, diteci, mettete un like al video se vi piace, e dagli esauriti per oggi è tutto. Alla prossima, ciao!